Faccio spesso riferimento al fatto che il contesto storico, geografico, culturale e commerciale in cui si sviluppa il fitness rende quest'ultimo tutt'altro che obiettivo rispetto al tema della forma fisica. Il fitness vive di mode, non di verità scientifiche. Perciò la domanda è: si può da qualche parte trovare dei contributi più oggettivi, meno dipendenti dallo scopo di venderti per forza qualcosa e invece ritagliati esclusivamente sull'evidenza scientifica, in modo che il praticante abbia qualche riferimento certo su cui basarsi? Salve. Che il fitness non sia scientifico nel suo insieme ci vuole veramente poco per accorgercene. Le infinite chiese del fitness cercano ciascuna di tirare l'acqua al proprio mulino, anche scontrandosi violentemente tra loro sulla base di verità di parte. È una sorta di giungla con alleanze temporanee, falsi scoop, continui dissing non solo personali ma tra discipline. Questo perché non c'è una comune ricerca della verità, bensì il desiderio di vendere un prodotto. Se a 20 anni questo può non essere un problema grave, per un over lo è, perché ha meno tempo ed energie da buttare, e invece maggiori urgenze da soddisfare. Tanto per fare un esempio, esistono influencer con centinaia di migliaia di iscritti che raccomandano ai senior di fare powerlifting come prima e unica priorità. Ignoranti come capre, rincoglioniti o banditi? Esiste qualcuno o qualcosa super partes che analizzi e proponga attività che fanno bene su una base oggettiva? Sì, c'è, e si chiama educazione fisica. Educazione fisica è un nome che fa storcere il naso perché tutti noi ne abbiamo avuto un assaggio molto vago e tangenziale ai tempi della scuola, quando si chiamavano così le 2 ore di ginnastica settimanale. Ma diciamo la verità, di educazione fisica nella nostra scuola non c'era nulla, solo qualche attrezzo lasciato in disparte a prendere polvere, insegnanti completamente impreparati e studenti completamente disinteressati. Perché è vero che l'educazione fisica è molto meno glamour e trendy della più scalcinata disciplina di fitness. Ma l'educazione fisica delle elementari, medie e liceo è solo il riflesso opaco di quello che c'è dietro e che la scuola italiana non ha mai avuto né il coraggio né la volontà di imporre. Nella realtà, nel suo significato autentico, l'educazione fisica è tanto un insieme di metodologie frutto di studi rigorosi, quanto un programma promosso niente meno che dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Distingue addirittura tra una sua versione formativa per i ragazzi e una permanente che dovrebbe accompagnare l'adulto per tutta la vita. Sembra fantascienza, eppure è quello che servirebbe. Tutti i paesi del mondo hanno programmi pubblici di educazione fisica, basati più o meno tutti su approfonditi studi e su elaborazioni intelligenti, leggi piani coordinati di esercizi. Ma oggi il mondo è fatto in modo che questi programmi trovano riscontro pratico soltanto nei paesi dittatoriali, in cui lo Stato riesce a imporre ciò che è utile a discapito di ciò che piace. Sappiamo in Italia come funzionano le iniziative ministeriali. Siamo in paese di facite a muina. Si scrivono ponderosi e scientificissimi trattati formalmente inattaccabili, poi si dota la scuola delle attrezzature. E fine, il compito è terminato. Ora, a me non interessa predicare un ritorno all'interesse pubblico, ma più modestamente mettermi nei panni del singolo individuo che per illuminazione personale sulla via di Damasco intenda prendersi cura del proprio corpo a 50, 60, 70 anni. Cosa trovo in giro? Le sirene del fitness da una parte e il nulla pneumatico dall'altra.
Se anche io volessi fare educazione fisica a Roma, capitale d'Italia e quarta città più popolosa d'Europa, sapete quante palestre dedicate troverei? Zero. Le pochissime, 2 o 3, che ho rintracciato stanno altrove, in Toscana, in Veneto, e sono nate per iniziativa privata da parte di qualche nerd appassionato di metodo Hebert o Bauman. E da quel che vedo dai rispettivi siti e canali YouTube, fanno fatica a campare. Perciò ha senso consigliare di informarsi sull'educazione fisica se poi non c'è dove praticarla? Direi senz'altro di sì. La ragione, come al solito, è culturale. Comprendere come le cose dovrebbero stare e invece non stanno non è un esercizio pippologico, ma serve a capire meglio in che mondo ci troviamo e cosa questo ci mostra o ci nasconde. Se l'educazione fisica non ci fosse così aliena, sia come termine che come contenuti, scopriremmo molto più facilmente i limiti, i miti, le storture e le fregnacce che ci vengono propitate quotidianamente dal dorato mondo del fitness. Scopriremmo che non c'è alcun bisogno dei centri fitness per tenerci in forma. Scopriremmo che c'è gente che studia da 150 anni cosa serve davvero al corpo umano a tutte le età. Svegliamoci, lo dico per primo a me stesso. Ciao, alla prossima.